Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come si configura il servizio Radius dentro il firewall Palo Alto e come si integra con il server Radius invece su Windows Server. Allora, per prima cosa andiamo sul nostro firewall, appunto Palo Alto. Su Device, qua in alto, clicchiamo e in basso a sinistra troviamo appunto Radius e clicchiamo su Radius. In basso clicca su Add. Diamo un nome al nostro server, che in questo caso è SRV01 Radius, e clicchiamo su PAP. Come vedi qui ci sono diverse opzioni. Allora io ti prendo e ti spiego le prime tre. La prima, questa in basso, PAP invia username e password in chiaro verso il radio server, quindi non è assolutamente sicura, mentre CHAP invia la password non in chiaro, però è vulnerabile se la password è debole. E infine, per i più paranoici, il primo PEAP e MS CHAP version 2. Questo crea un tunnel TLS tra, in questo caso, il firewall, quindi il device, e il server Radius, quindi è tutto criptato, però per questo hai bisogno del certificato. Io per motivi di tempo e anche per semplicità vado a selezionare PAP. A questo punto clicca su Add, diamogli un nome, SRV01 che è il nome del mio server. Server Radius, diamo gli indirizzi IP del server Radius, che nel mio caso è 80.100. Andiamo a digitare la password che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A questo punto clicchiamo OK. Andiamo a configurare il server Radius. Quindi nel nostro server facciamo il login, admin 123. Poi da management console, qui dal server manager, fai tools e poi cerca network policy server, che si aprirà questa finestra qua. Radius client, qui dobbiamo inserire il nostro firewall che si chiama destra. Indirizzo IP del firewall 192.168.80. Attenzione, ti faccio vedere una cosa. Il firewall Palo Alto di default, in questo caso per l'autenticazione del Radius per esempio, invia tutto dalla porta di management. Ora io l'ho cambiata questa cosa qui e gli ho detto di inviarla via questa interfaccia, l'interfaccia 1.1. Quindi se tu vuoi fare la stessa cosa ti faccio vedere come si fa. Basta andare su Setup, vai su Service, clicca su Service Root Configuration, gli diamo, appena ora mi dà la possibilità di cliccare, e ti faccio vedere qua. Vedi per esempio DNS, io gli ho detto di inviare le richieste a quella interfaccia 1.1 che ha questo indirizzo IP 80.1. È uguale per l'LDAP, è uguale per il server Radius. Questo io l'ho fatto per quale motivo? Ti spiego questa cosa perché ognuno nelle aziende ha diversi problemi per configurare i vari apparati, quindi magari ti puoi trovare nella stessa condizione. Come vedi, qua la porta di management è collegata a questo router e poi alla nuvoletta. Io ho fatto questa cosa perché? Perché ho questa interfaccia 1/2 che è collegata alla stessa nuvoletta. Questo sta a significare cosa? Che in condizioni normali, intendo senza questo router, io avrei gli stessi indirizzi IP su questa interfaccia e sull'interfaccia di management e questo non è consentito. Mi andrebbe in overlap. Quindi io ho messo questo router proprio per poter collegarmi al firewall tramite questo router. Quindi tutte le richieste che vengano inviate a questo router qua, che come IP è 179, verranno inoltrate a questo indirizzo IP dell'interfaccia di management che è 1.1 mi sembra, o 1.2 o una cosa del genere, comunque è rilevante. Ecco perché io gli ho dovuto dire all'interfaccia per il Radius, LDAP e DNS di inoltrare tutto da questa interfaccia qui. Queste è le motivazioni per cui ho fatto questa cosa. Torniamo al nostro Radius. Allora, apriamo il nostro server. Qui
mettiamo la password 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per i neofiti, per chi non ha chiaramente molta esperienza, io ti consiglio, se hai tanti device chiaramente, di crearti una password con appunto select an existing shared secret template. Ti crei un template dove te a tutti i device applichi lo stesso template, perché la password sicuramente userai una complessa e chiaramente non è facile da ricordare tutte le volte e soprattutto digitarla anche tutte le volte. E clicchiamo OK. Perfetto. Poi andiamo su Network Policy. Network Policy, attenzione anche qui. Come capita sulle access list, per chi ha studiato la CCNA lo sa, parte a leggerle dall'alto verso il basso. Quindi è importante che queste due policy con il simbolino rosso siano in basso, perché se queste fossero in alto tutte le altre policy non funzionerebbero. Detto questo, clicchiamo qui su Network Policy e diciamogli New. Qui lo chiamiamo Palo Alto Administrator e clicchiamo Avanti. Condition, clicca Add e seleziona User Group, Add User Group e non mi ricordo il nome, quindi Advanced, Find Now, lui ci troverà tutti i gruppi. Ok, questo è 2FA Users, so Two Factor Authentication Users, e ci dovrebbe essere anche un No Two Factor Authentication User, quindi clicca OK e abbiamo aggiunto questo gruppo. Clicca OK, aspetta un attimo. No, ti dà quell'errore, ma non ci far caso. Poi clicca OK ancora, clicchiamo Add un'altra volta e cerchiamo Friendly Name, Client Friendly Name, Add, e lo chiamiamo destra. Se io l'ho chiamato destra con la D minuscola, quindi io scrivo tutto con la D minuscola, se fosse con la D maiuscola, scrivilo con la D maiuscola. Ok? E avanti. Qui a Access Granted, avanti. Qui togli tutto e lascia soltanto Unencrypted Authentication PAP o SPAP. Avanti. Digli di no, questo è l'help, insomma, se vuoi vedere le istruzioni. Avanti. Avanti, finito. E la nostra policy, vedi che è qui in basso, bisogna spostarla verso l'alto, quindi clicca con il tasto destro, dici move up, lui la sposta sopra, ancora move up e la nostra policy è qui. Ok, a questo punto ti faccio vedere una cosa. Sul nostro firewall qua adesso andiamo a configurare l'authentication profile. Allora, questo gruppo io l'ho chiamato remove per determinati motivi che non ti sto a spiegare perché altrimenti il video verrebbe troppo lungo, quindi ignoralo. Poi in basso clicchiamo su add, lo chiamiamo no to FA, no to factor authentication, gli diciamo radius, server radius profile, che è quello che abbiamo appena creato. Qui c'è la spunta, se vedi, che è retrieve user group from radius. Quindi lui appunto dice prendi gruppi di Active Directory dal radius, ma noi non abbiamo bisogno perché il nostro firewall è collegato a LDAP e quindi non abbiamo bisogno. User domain lo lasciamo vuoto, andiamo su avanzate e clicchiamo all. All ti potrebbe trarre in inganno perché chiaramente sta per tutto, ma in questo caso lui, facendo riferimento alla policy del nostro server, che eccola qui, farà soltanto riferimento a questo gruppo, no two factor authentication users, quindi non ti devi preoccupare. Clicca OK. Poi andiamo su administrators. Qui il nome deve essere il username che userai per fare il login dentro al firewall. In questo caso è CrazyNet Authentication Profile. Selezioniamo quello che abbiamo appena creato, quindi è Not2FA, e clicca OK. Ora ti faccio vedere una cosa.
questa è un'altra pagina di firewall, del firewall Palo Alto, ma su Chrome. Se io scrivo CrazyNet con la password, lui non mi fa entrare, benché il firewall sia collegato a Active Directory. Quindi facciamo commit e guardiamo se funziona. Una volta che ha terminato andiamo a provare se funziona. Quindi qui ci scriviamo CrazyNet, la password, e guardiamo se guardiamo se abbiamo la possibilità di fare il login con CrazyNet, e l'abbiamo perché sta andando, si sta autentificando, anzi ci ha dato già l'accesso. Ora guardiamo un attimo i log. Prima, visto che ci siamo, aspettiamo la pagina. Anzi no, ti faccio vedere log perché ci mette un po' a caricarla. Andiamo su monitor, su system, e dovremmo vedere che si è autentificato con il Radius. User CrazyNet si è loggato. Ecco quello che ci interessa qui. Aspetta, ecco qua. Welcome to Panos, e utente qui in basso CrazyNet. Logout, perché non ci interessa più, e questo lo leviamo. Authenticated for user CrazyNet out profile not 2FA. Server profile SRV01 Radius, che è il profilo che abbiamo creato prima, e punta verso il server 80.100, che è quello di Windows. Protocollo di autenticazione PAP from 192.168.0.112, che è il mio computer, quello reale, insomma, non la macchina virtuale. E questo è come si configura con il Radius. Tutto questo a che ci serve? In sostanza, tutto questo ci serve ovviamente perché se siamo più di un amministratore abbiamo bisogno di appunto più username. Prima cosa. Questo però è senza il two-factor authentication. Nel prossimo video invece andremo a vedere due cose. La prima, come si configura Duo e come si importa da Duo gli utenti di Active Directory. Perché chiaramente ora nella mia Active Directory c'è quattro gatti, insomma. C'è 4 utenti, però te immagini una Active Directory corposa con centinaia se non migliaia di utenti, che immagini te devi importare, devi riscrivere tutti gli utenti dentro Duo, finisci più, dai give up immediatamente. Quindi andiamo a importare gli utenti, prima cosa. Secondo, andremo a creare un profilo per l'amministrazione, quindi per gli administrator, per quando fanno appunto il login, perché così abbiano la push, la notification su Duo per l'autentificazione, perché l'obiettivo è zero trust, non devi credere mai a nessuno e a niente, tutte le volte devi confermare la tua identità, come il modello zero trust. Questo è per l'autenticazione dell'amministratore nel firewall. E poi la seconda parte, visto che ci siamo, andiamo a vedere quelli per Global Protect, quindi per quelli che si collegano alla VPN, che riceveranno, una volta inserita la password, un'altra notifica sul mobile, quindi sul cellulare, per autenticarsi con la VPN, appunto. Grazie per aver guardato questo video e al prossimo. Se ti è piaciuto il video lascia un mi piace, se non sei iscritto iscriviti al canale e lascia un commento se hai domande su questo tipo di configurazione.